Diminuire il dolore e la rabbia che provi è necessario per migliorare te stesso e il tuo stato d'animo. Cosa puoi fare per raggiungere questo obiettivo? Semplice, impara a perdonarti e a perdonare gli altri. Innanzitutto vediamo cosa puoi fare per perdonare te stesso e vivere quindi una vita migliore. Ecco alcuni consigli che puoi seguire fin da subito. Come prima cosa, riconosci che hai fatto un errore. Magari dicendolo a te stesso anche ad alta voce. Sì, raccontare ad alta voce ciò che hai fatto, come se parlassi con qualcuno, ti aiuterà ad avere una maggiore consapevolezza e quindi a renderti veramente conto di cosa sia successo. Ricorda poi che sentirsi colpevoli fa parte della vita, è normale. Sentirsi colpevoli è di fatto una sensazione che fa parte di un normale processo di crescita, perché rappresenta il sentimento che provi quando prendi coscienza dell'errore commesso e dei danni che magari hai provocato agli altri. Qui ovviamente sto parlando di un sano senso di colpa. Dovresti riconoscere poi che differenza c'è tra sentirsi colpevoli e provare vergogna. Il senso di colpa, infatti, ha spesso uno scopo, la vergogna invece no. La vergogna è un sentimento esagerato che magari ti può anche bloccare, mentre il senso di colpa, se lo gestisci bene, ti aiuterà a diventare consapevole e possibilmente a non rifare lo stesso errore. Anche se in effetti ogni errore, se capita, dovrebbe trasformarsi in un'esperienza. Quindi pensaci, ma in maniera costruttiva. Accetta il tuo errore e quindi smetti di rimorginarci sopra. Ormai quello che è fatto è fatto. Migliora poi il dialogo con te stesso. Smetti di criticarti e soprattutto, se il tuo io interiore ti sta mandando messaggi negativi, ricorda che puoi farlo smettere. Le emozioni derivano infatti anche da ciò che pensi. Quindi possiamo dire che puoi controllarle. Magari se necessario, in questo caso fatti aiutare da un professionista esperto che ti guidi sulla strada giusta. Un'altra cosa che puoi fare, da non sottovalutare, è visualizzarti. Sì, visualizzarti mentre vieni perdonato. La visualizzazione ti aiuterà infatti ad accettare il perdono e anche a chiederlo. Per essere perdonato dagli altri, però, così come anche per perdonare te stesso, dovresti, se possibile, porre rimedio a quello che hai fatto. Il consiglio che mi sento di darti è quello di descrivere come pensi di rimediare a quello che hai fatto e poi leggere ad alta voce quello che hai scritto, sempre per rendere più chiare le tue intenzioni, soprattutto a te stesso. Cosa vuoi veramente? E poi ricorda sempre che tutti fanno errori e la perfezione non esiste, però scusati con coloro ai quali hai fatto il torto. E se invece fossi tu che hai ricevuto un torto, come perdonare chi te lo ha fatto? Innanzitutto, riconosci i tuoi sentimenti e collegati alle tue emozioni. Pensa a ciò che provi. I tuoi pensieri sono importanti perché determinano anche i tuoi sentimenti e proprio per questo perdona te stesso, perché così facendo, dopo, ti sarà anche più facile perdonare gli altri. Un'altra cosa che puoi fare, simile per certi versi a quella che ti ho consigliato per perdonare te stesso, è scrivere anche qui quello che è successo. In questo modo lo renderai più chiaro. E poi scrivi anche perché vuoi perdonare. Mettere queste cose in forma scritta ti aiuterà a capire e a lasciare andare. Inoltre cerca per quanto possibile di essere compassionevole ed empatico. Nessuno è perfetto, come dicevo prima, renditene conto e proprio per questo cerca di passare dal colpevolizzare gli altri a comprendere te stesso e i tuoi sentimenti. Lasciare andare, infatti, una delle altre cose che dovresti imparare a fare, in modo da poterti adattare più agevolmente alle circostanze.
Inoltre, ricorda che spesso essere gentile è più importante che essere giusto e quindi non giudicare subito gli altri, ma prenditi la tua parte di responsabilità per quello che è successo. Magari non è tutta colpa dell'altra persona. E poi, benché il passato sia sicuramente importante, ormai è passato, non viverci. Quello che è successo, il presente è quello che conta veramente. E anche nel caso che sia stato tu a subire il torto e quindi non a farlo, la visualizzazione è importante, per cui visualizzati mentre perdoni e offri gentilezza a chi magari ti ha fatto del male. E ricorda che il perdono è un processo a volte lungo, quindi concediti il tempo necessario. Non è impossibile mettere in pratica questi consigli. Forza, provaci subito. Perdonati e perdona. Ne guadagnerai in serenità. Ciao, a presto.